Ciao a tutti, mi chiamo Alex, sono di Modena, sono un appassionato di Wargames e in questo mio primissimo video, che chissà come verrà alla fine, cerco di raccontarvi le mie regole che ho applicato ai giochi meravigliosi della Clash of Arms. Queste regole ovviamente non vogliono sostituire nulla e nessuno, sono fatte così perché mi piace scrivere regole e perché mi piace cercare di introdurre meccanismi particolari nei wargames. Ho infatti impostato un regolamento che si distacca quasi totalmente dal regolamento base della Clash. Ho inserito due particolari meccanismi per quanto riguarda l'attivazione e il combattimento. Ho leggermente sacrificato la storicità per tenere anche il regolamento, diciamo, un po' più semplice rispetto di quello originale. Andiamo a vedere quello che è saltato fuori. Cosa serve per giocare? Allora, innanzitutto le pedine e la mappa della Clash. In questo caso utilizzo mappa e pedine della battaglia di Lecate Bra. Poi occorre questa plancetta di gioco che vede divisa in una serie di box colorati, dei dadi, un set di 3 dadi per giocatore, i blu per il francese e questo per gli alleati, e dei pedoni che serviranno per le attivazioni, 3 a testa perché ogni turno prevede 3 attivazioni, e per ultimo questi cheat colorati che mi sono fatto a mano, ovviamente sono un po' piccolini in effetti, e me li sono fatti semplicemente con Word, stampa, incolla e taglia. Come si può vedere, i cheat colorati hanno gli stessi colori che ci sono sulla plancia. Questo perché il cheat colorato o marker lo utilizzo per segnare le perdite progressive sulle pedine man mano che ci sono gli scontri, ma allo stesso tempo influenza le attivazioni, poiché le attivazioni saranno fatte per colore e quindi bisogna andare a vedere le pedine che colore hanno per essere abbinate all'attivazione. Vediamo ora le pedine. Allora, innanzitutto tutti i numeri scritti sulle pedine, sopra o sotto, non vengono utilizzate. Le particolarità di ogni tipo di pedina, quindi che sia leggera, fanteria di un tipo, cavalleria di un altro, sono poi riassunte in una tabella che spiega bonus in combattimento, in movimento e quant'altro. La fanteria muove fino a 4 punti movimento, spende un punto movimento se si gira nell'esagono. La fanteria leggera non spende niente. La cavalleria muove fino a 6 punti movimento, spende sempre un punto se ruota nell'esagono. Ussari non spendono punti movimento per la rotazione. L'artiglieria muove fino a 3 punti movimento e non spende punti se è artiglieria a cavallo. Se l'artiglieria si gira per farsi mostrare, diciamo, in formazioni di fuoco, spende un punto movimento. Le pedine puntano, come vedete, sullo spigolo dell'esagono. C'è però un'eccezione, che in questo caso è simulata da questo stack di pedine di Leger, che puntano invece sul lato dell'esagono. Ecco, le formazioni in questa posizione sono chiamate rinforzo o riserva. E cosa hanno di diverso dalle altre? Che muovono più veloce, attivano sempre, ma sono molto più vulnerabili in caso di combattimento. Infatti le unità in questa, chiamiamola formazione, hanno più 2 punti movimento, attivano ad ogni attivazione, ma se vengono attaccate subiscono il doppio delle perdite. C'è un tipo di movimento particolare che chiamo switch, che permette a un'unità attivata di cambiare posto con un'unità amica. Questo comporta la spesa di tutti i punti movimento, però se dopo l'unità si viene a trovare in contatto con un'unità nemica, può comunque sparare e combattere normalmente. Stacking e zoc. Allora, in ogni esagono possono stare fino a 3 pedine dello stesso tipo e stessa nazionalità. In questo caso abbiamo 3 légère francesi, va benissimo. Se fossero state 2 légère e una di linea, non potevano. 3 di ogni tipo, quindi vuol dire 3 fanterie, 3 cavallerie dello stesso tipo e 3 artiglierie dello stesso tipo, quindi o piedi o cavallo. La ZOC. La ZOC è quella dei 2 esagoni frontali, gli altri 4
sono considerati retro e fianco e quindi sono, diciamo, penalizzanti in caso di combattimento. Veniamo all'attivazione, che è una delle due particolarità del gioco. Allora, a differenza del regolamento base, nelle varie tipologie e evoluzioni, non si tiene conto dei leader, dei corpi, divisioni e quant'altro per attivare, ma si tiene conto di quella che è la situazione delle pedine, ovvero di come sono marcate con questi marker colorati. Quindi ogni giocatore ha 3 cilindri attivazione. Ci si alterna attivando prima uno poi l'altro, il francese che inizia sempre prima. Il giocatore di fase prende un cilindro, lo mette su uno dei colori. A good order vuol dire che non ci sono cheat colorati sopra unità. Quindi diciamo il francese attiva tutte le unità good order, vuol dire che tutte le unità francesi, comprese in queste case anche l'artiglieria e tutti i leader, adesso qui non ne ho messi, possono muovere e andare a combattere. Se il francese volesse muovere, poi diciamo che poi l'alleato fa questo, se il francese volesse muovere le unità gialle, deve mettere questo e quindi può muovere questa unità qui. In più però diciamo che il francese vuole muovere anche questa nello stesso tempo. Il giocatore può sempre durante la partita, diciamo, peggiorare una situazione di marker colorato quando vuole sempre, e così portare più unità dello stesso colore per poterle muovere insieme. Naturalmente dopo questa qui non può tornare al bianco. Si può sempre peggiorare il colore scendendo lungo questa track. E questo è il modo di attivare base. C'è un altro tipo di attivazione che è chiamato un po' sorta di recall, ritirata di tutto l'esercito, dove il giocatore prende 2 pedoni, li scarta e coinvolge questa attivazione tutte le unità. Ora, tutte le unità che sono in ZOC nemica devono arretrare di 2 esagoni. In questo caso, ad esempio, diciamo che l'abbia fatto il francese, non succede nulla. Le altre unità, a prescindere dal colore, possono arretrare e solo arretrare, quindi verso il proprio lato mappa, di 1 o 2 esagoni. È implicito quindi che nessuna unità può entrare in ZOC nemica, né quantomeno avvicinarsi al nemico. Passiamo all'altra meccanica particolare, che è quella del combattimento. Iniziamo dal combattimento tra fanterie. Allora, il combattimento prevede l'utilizzo delle formazioni. In queste regole le formazioni non sono identificate sulla mappa come nel regolamento Clash, che erano identificate dall'orientamento nell'esagono, ma semplicemente vengono dichiarate dal giocatore in fase di combattimento. Ci sono 2 principali categorie di formazione, la linea e la colonna. Partiamo dalla linea. La linea si suddivide in 2 sottolinee, diciamo. La linea che dà importanza al fuoco, quindi la linea di fuoco, e una linea che invece è un po' più propensa alla mischia, una sorta di linea di spinta. Nei combattimenti, quindi prima l'attaccante, poi il difensore, facciamo finta di giocare sulle linee adesso, devono dire che tipo di formazione usano. Le linee, in entrambi i casi, combatteranno tirando 2 dadi. Allora, la linea di fuoco, quando lancia i dadi, il dado più alto lo utilizza appunto per risolvere il fuoco, mentre il dado con risultato più basso lo utilizza per risolvere la mischia. Viceversa, se l'unità utilizza la linea di spinta, di mischia, diciamo, utilizzerà il primo risultato come il risultato più alto come mischia e il risultato più basso come fuoco. Allora facciamo questo esempio. Il francese attacca questo Hannover. Il francese utilizza una linea di mischia, di spinta, perché vuole conquistare l'esagono. Hannover utilizza una linea di fuoco, perché vuole colpire l'avversario più facilmente. Questi sono i dadi lanciati. Ora il dado che metto più avanti è quello del fuoco, perché prima si risolve il fuoco. Il fuoco è molto semplice, nel senso che se un'unità ottiene 5 o 6 colpisce l'avversario. In questo caso Hannover colpisce il francese, il quale si va a
mettere un cheat di coesione persa. Il francese ha ottenuto 4, niente. Togliamo i dadi del fuoco che abbiamo risolto. Come si risolve la mischia? Si confrontano i risultati. Chi ha il risultato più alto dopo le opportune modifiche vince. Allora, il francese ha di fianco un leader. I leader muovono fino a 10 esagoni. Il leader dà un +1 in combattimento. I leader più bravi anche 2. Hannover dentro un coltivato. In mischia dà un +1. In ogni caso, 6 più 1, 7 contro 4. 4 è vittoria del francese, quindi questo qui si ritira di 2 esagoni e l'avversario può entrare di 1 esagono. Se la vittoria fosse stata di 5 più, lo sconfitto subirebbe anche lui un hit. Quindi in questo caso il francese ha vinto, ha un po' sacrificato il fuoco, però ha conquistato l'esagono. Passiamo all'utilizzo della colonna. Allora, la colonna può chiamarla il giocatore che è in attacco. In difesa la può chiamare solo se il giocatore è il francese o l'inglese, inteso come nazionalità. In questo caso il difensore è un Hannover, non può chiamare la colonna in difesa, può chiamare quindi o la linea di fuoco o la linea comunque di mischia. Allora, la colonna utilizza un solo dado, che si utilizza solo per la mischia, infatti la colonna non fa fuoco. Diciamo che Hannover ha chiamato una linea di fuoco, ottiene 4, che è il più alto che usa per il fuoco, e 3 per la mischia. Allora, essendo che spara contro una colonna, la linea guadagna un punto, quindi da 4 vale 5. 5 è sufficiente per colpire, quindi colpisce l'unità e la porta a livello giallo. E il fuoco viene risolto. Mischia è il solito confronto. Ok, la colonna cosa sa di vantaggio in mischia, visto che è penalizzata nel fuoco, che al valore del dado si somma 1 per ogni unità in uno stack. In questo caso lo stack è di 3 e quindi prende 7. 4 più 3, 7. In più nella fattispecie questa è una leggera, quindi ha un ulteriore +1 nelle mischie e va a 8. Hannover in difesa a 3. Non ha un terreno particolare, quindi resta a 3. La differenza è 5. Allora, intanto per il fatto che si viene sconfitti in colonna fuggi di 5. Poi siccome il risultato come delta è di 5 più, lo sconfitto subisce anche un danno e quindi viene messo questo. La colonna che vince può avanzare fino a 3 esagoni, 1, 2 e 3. Quindi la colonna che sicuramente è penalizzata in fuoco ed è anche più facile che subisca perdite, ha però il vantaggio che vince molto più facilmente le mischie e può avanzare di più in profondità, diciamo, nel campo nemico. Se lo scontro fosse stato fra 2 colonne, ovviamente si risolve soltanto la mischia, ma la perdita di uno step, di un hit in pratica, avviene con un delta di 3 o più. Quindi è sufficiente un 3 o più nello scontro fra colonne, che sarà la stessa cosa che succederà anche nello scontro tra cavallerie, che è come se fossero sempre tra colonne, ma le cavallerie le vedremo dopo.